Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi stiamo facendo un viaggio di famiglia e ci troviamo in Grecia, precisamente sull'isola di Santorini. Stiamo per fare un trekking che andrà da Fira, che è il capoluogo dell'isola, fino ad Oia. Sono circa 10-12 km con un dislivello lieve di 200 metri e si cammina tutto intorno alla caldera con dei panorami meravigliosi. Prima di iniziare, come al solito, iscrivetevi al canale per supportarci. Ora iniziamo. In questi giorni ci troviamo in Grecia, stiamo facendo un viaggio di famiglia e solo per oggi visiteremo Santorini. L'isola non è una delle nostre solite mete, dato che è già abbastanza famosa e forse non è rimasto molto da scoprire, ma abbiamo voluto provare qualcosa di poco turistico, che forse non tutti conoscono nell'isola più famosa delle Cicladi. Abbiamo scoperto questo trekking spettacolare prima di partire e ci siamo decisi a percorrerlo, nonostante il caldo torrido. Lasciati gli altri componenti del nostro gruppetto, partiamo da Fira la mattina presto e visitiamo il paese a quest'ora, quando in giro ci sono ancora pochissime persone e i negozi sono chiusi. È stato davvero bello. Passiamo accanto alla cattedrale di San Giovanni Battista con il suo meraviglioso campanile azzurro e giallo. Il colpo d'occhio dei paesi qui a Santorini è incredibile, tutto colorato di bianco e blu, con poche eccezioni. Sono le 9 del mattino e stiamo già sudando. Fa leggermente caldo e oggi è il 1 giugno. Non oso immaginare ad agosto quanti gradi ci sono, però c'è una vista incredibile. Seguire il percorso è semplice, anche se non è molto segnalato. Si cammina sempre lungo la caldera, tenendo alla vostra sinistra il mare. Oggi fa caldissimo, ma il cielo è davvero di un colore meraviglioso e anche il mare non è da meno. Dopo 10 minuti di cammino arriviamo a Fiero Stefani, dove si trova uno dei simboli di Santorini, la chiesa con le 3 campane e la cupola blu, protagonista di tante cartoline. Impossibile perdervela, ci sono le indicazioni per il punto panoramico. Qui il percorso passa attraverso l'abitato e costeggia tantissimi hotel, resort, appartamenti con piccole piscine private. Ci siamo chiesti se in questa zona di Santorini ci abiti ancora qualcuno o ci siano solo strutture turistiche. I posti che vediamo però sono oggettivamente bellissimi. Stare per un paio di giorni in uno di questi luoghi fronte mare deve essere davvero rilassante. Arriviamo in circa 30 minuti ai Merovigli, terzo dei 4 paesini costruiti a strapiombo sulla caldera, insieme a Fira, Fiero Stefani che abbiamo appena visitato e a Oia, nostro punto di arrivo per la giornata. I Merovigli è il paese in posizione più elevata, a 300 metri dal mare. È un punto di osservazione naturale davvero splendido. Qui si trova Scaros, promontorio roccioso e antica capitale di Santorini, abbandonato e in parte crollato in mare durante le eruzioni del vulcano tra il 1600 e il 1800. Siamo a I Merovigli e dobbiamo arrivare a Oia, che è la punta là dell'isola. Dov'è? Là. Ci metteremo ancora, secondo me, un paio d'ore, anche 3. I Merovigli è l'ultimo punto con bar e market in cui poter fare scorta di acqua. Lungo tutto il percorso non c'è nemmeno una fontanella e lasciato quest'ultimo centro abitato il paesaggio cambia radicalmente. Le case che incontriamo sono sempre più sporadiche e la costa diventa più selvaggia. Si vedono i colori della terra vulcanica che vanno dal nero al rosso con la tipica vegetazione bruciata dal sole. Inizia poi una salita abbastanza impegnativa, aggravata senza dubbio dal caldo, che passa accanto a una piccolissima chiesa tutta bianca e culmina al monastero del profeta Elia, punto più alto di tutta Santorini con i suoi 560 metri sul livello del mare. La vista da qui è davvero mozzafiato. Se venite da queste parti non dovete assolutamente perdervi questo luogo. Subito dopo questa breve pausa iniziamo la ripida discesa nella sabbia vulcanica. Il vento qui è fortissimo, però il paesaggio è davvero bello. In pochi minuti arriviamo alla fine della discesa e ci troviamo a fare un tratto su una strada asfaltata. Incontriamo anche un piccolo bar, ultimo punto di ristoro prima di Oia. Dopo essere scesi ci aspetta ancora un'altra salita. Ormai è mezzogiorno e il caldo si fa sentire. Per fortuna abbiamo tanta acqua e il vento smorza un po' l'afa. Si sta rivelando davvero un'impresa. La vista è qualcosa di indescrivibile. Davanti a noi c'è il mare Egeo e quasi tutta Santorini. Fira, il nostro punto di partenza, è ormai nascosta e ci sembra lontanissima.
Questo pezzo devastante, tutto sotto il sole, non c'è niente, c'è un panorama meraviglioso ma nulla da vedere. Siamo quasi arrivati a una chiesetta. All'inizio di questa salitona ci sono dei poveri asinelli e cercano di venderti, diciamo, questo tratto fino a Oia con gli asinelli. Però per favore voi non fatelo, non è bello sfruttare gli animali, evitate di fare la salita con gli asinelli e usate le vostre gambe, che è molto più soddisfacente. Arrivati in cima troviamo un'altra chiesetta. Questo cammino è stato scandito da piccole chiese bianche e isolate. Da qui vediamo finalmente Oia, ci aspetta un'ultima discesa e poi finalmente il pranzo. Il sentiero da qui è molto più agevole e rilassante, con gradoni in pietra affiancati da muretti a secco. Anche la vegetazione è un po' cambiata, ma la sabbia e le rocce nere del vulcano ormai spento ci accompagnano fino a destinazione. È davvero uno scenario stupendo. La prima cosa che facciamo arrivati a Oia è pranzare in un posticino tranquillo, un po' fuori dal centro, con un fantastico gyros pita. Dopo 5 ore di cammino in solitaria, trovarci in mezzo al caos dei molti turisti, quasi da non riuscire a camminare in alcuni punti, non ci piace molto. Forse per questo non siamo riusciti a goderci a pieno quello che viene definito come il paese più bello di Santorini. Senza dubbio abbiamo preferito gli altri 3 piccoli centri che abbiamo attraversato. Siamo andati alla ricerca di Atlantis Books, che spesso online viene inserita nella lista delle librerie più belle del mondo. Purtroppo l'abbiamo trovata chiusa e in stato di abbandono. Non abbiamo capito se fosse chiusa definitivamente, ma temiamo di sì. Il panorama dal castello di Oia è molto bello. Capiamo perché tante persone si ritrovano qui ogni sera per osservare il tramonto. Per noi è ora di tornare alla base. Prendiamo un autobus di linea che con il biglietto da 1,60 € ci riporta in 20 minuti a Fiera. Grazie per essere arrivati alla fine del video. Il sole ha complicato un po' le cose, ma siamo riusciti ad arrivare alla fine, sì, con qualche fatica e molto più abbronzati, credo. Sì, decisamente, anche un po' ustionati, un pochettino. Un po' tanto. Prima di salutarci, come al solito, se volete sostenerci lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo tra 2 settimane, di nuovo in Italia, con una nuova regione che non abbiamo mai trattato prima. Fateci sapere nei commenti se siete mai stati in questa parte della Grecia o comunque nella Grecia in generale e ci vediamo presto. Ciao ciao! Ciao!